Benvenuti sul mio canale. Oggi aggiungiamo un tassello nella rubrica punti e spunti con questo meraviglioso punto, semplicissimo, infatti è la ripetizione di due righe, però molto, molto elegante e raffinato. Lo trovo appunto adattissimo per stole, copricostumi, magliette, bordi per maglie, cardigan, con un filato adatto, magari un po' peloso, un po' luccicante, magari anche per qualcosa di invernale, tipo una sciarpa, una stola. Senza aggiungere altro, vi lascio la spiegazione del punto. Il punto che andremo a fare avrà bisogno di un multiplo di 8 più 1. Io ho già montato 48 catenelle alle quali aggiungo il più 1 per un totale di 49 più una per tornare indietro e torno indietro in questa maniera. Vado nella seconda catenella partendo dall'uncinetto con un punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella disponibile e faccio un punto alto, 3 catenelle, rientro nella stessa catenella di base e faccio un altro punto alto. Dopodiché aggiungo le 3 catenelle di separazione, entro nella quarta catenella utile, quindi conto 1, 2, 3, entro nella quarta con un punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, entro nella quarta catenella utile e ripeto punto alto, 3 catenelle di separazione e punto alto nella stessa catenella di base. Di nuovo 3 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nella quarta con un punto basso, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, 1, 2, 3, entro nella quarta, punto alto, 3 catenelle e punto alto nella stessa catenella di base. Conto 3 catenelle di base, faccio un punto basso, tre catenelle, prendo il filo, entro nella quarta catenella, faccio punto alto, 3 catenelle e punto alto, 3 catenelle, entro nella quarta catenella utile, punto basso, e la sequenza che dovremo fare per questo giro è questa. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Sono arrivata all'ultimo punto V, quindi faccio le mie 3 catenelle e conto nella quarta catenella disponibile, che è poi anche l'ultima, entro e faccio un punto basso. E questa è la riga numero 1. Ora facciamo la riga numero 2. Salgo con 4 catenelle che saranno il nostro punto altissimo. Dopodiché prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto V formato da punto alto, 3 catenelle e punto alto, entro nello spazio formato dalle 3 catenelle, faccio un gruppo di 3 punti altissimi o punti alti doppi o maglie altissime, maglie alte doppie, è la stessa cosa. Aggiungo 2 catenelle di separazione, ripeto il mio gruppo di 3 punti altissimi. Due volte il filo sull'uncinetto, mi sposto direttamente nel prossimo punto V, quindi lascio perdere questo archetto, il punto basso, l'archetto successivo vado direttamente tra i due punti alti e ripeto 3 punti altissimi,
2 catenelle, rientro e faccio i miei 3 punti altissimi di nuovo. Quindi per ogni punto V che abbiamo a disposizione entriamo e facciamo questo tipo di lavorazione. Finito anche questo ventaglietto, 2 volte filo sull'uncinetto, mi sposto tra i 2 punti alti e ripeto 3 punti altissimi, due catenelle, 3 punti altissimi nello stesso archetto di base. Quindi la seconda riga di lavorazione si svolgerà tutta così. Entriamo direttamente nelle 3 catenelle tra i 2 punti alti e facciamo 3 punti altissimi, 2 catenelle, 3 punti altissimi. Ci spostiamo poi nel gruppo di punti successivi e ripetiamo fino alla fine del giro. Sono arrivata all'ultimo gruppo di doppi punti alti. Ora non mi resta altro da fare che prendere 2 volte il filo sull'uncinetto, entrare nel primo punto basso, nel primo punto praticamente di lavorazione della riga sottostante, e chiudiamo la nostra riga con un punto altissimo. Dopodiché giriamo il nostro lavoro, entriamo nel punto subito sotto con un punto basso, aggiungiamo 3 catenelle di separazione, prendiamo il filo, entriamo tra i gruppi di 3 punti altissimi e facciamo il nostro punto V, punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso archetto di base. 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo dei 3 punti altissimi che più o meno spostato verso il centro, il punto più centrato di tutti, con un punto basso. Dopodiché faccio le mie 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle con un punto alto, 3 catenelle e un punto alto nello stesso archetto di base. 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo dei 3 punti altissimi di questo gruppo, che vedete piuttosto centrale, mentre il primo del gruppo successivo sarebbe troppo spostato in là, così è centrato abbastanza bene. Dopodiché salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, mi sposto tra i gruppi di 3 punti altissimi, punto alto, 3 catenelle, rientro e punto alto, 3 catenelle, entro nel terzo dei 3 punti altissimi di questo gruppo, punto basso, e concludiamo questa riga di lavorazione in questa maniera. Sono all'ultimo punto B, faccio le mie ultime 3 catenelle e vado a chiudermi con un punto basso nella quarta catenella partendo dal basso, e abbiamo chiuso la nostra riga. Dopodiché riprendiamo dalla riga numero 2, quindi ripetiamo 4 catenelle che saranno il nostro primo punto altissimo, prendo il filo, mi sposto nello spazio formato dalle 3 catenelle tra i 2 punti alti, prendo 2 volte il filo e faccio i miei 3 punti altissimi. Due catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare i miei altri 3 punti altissimi. Dopodiché 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello spazio formato dalle 3 catenelle tra i 2 punti alti e ripeto
3 punti altissimi, 2 catenelle e rientro con i miei 3 punti altissimi. Praticamente la sequenza da lavorare è tutta questa. Adesso finiamo la riga di ventaglietti, dopodiché ripartiamo con la riga di punto basso, 3 catenelle, punto alto, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle. E la sequenza è questa, praticamente si ripete tutto dalla riga numero 2. Si ripete la riga numero 2, la 3, la 2, la 3, la 2, la 3, finché abbiamo raggiunto la lunghezza necessaria del lavoro che stiamo facendo. Io vado avanti ancora un pochino per dare un campione di questo punto un po' più consistente in modo da capire bene la sua bellezza. Ed ecco il campione finito, è un punto molto molto bello, lo trovo molto adatto alle stole, lo trovo molto adatto per fare stole, copricostumi, magliette, bordi di magliette, veramente molto molto utile per tante cose. Con un filato adatto, magari peloso, anche una sciarpa invernale, una stola invernale. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.